La rete Fattorie Sociali, fin dal 2005, anno della sua costituzione, ha svolto attività di animazione territoriale e attività di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni per far meglio comprendere l'incredibile portata dell'agricoltura sociale. Questa attività di sensibilizzazione senz'altro è stata tra i motivi che hanno fatto maturare la decisione da parte delle istituzioni di scrivere una legge nazionale sull'agricoltura sociale. Questa legge definisce che cosa sia l'agricoltura sociale e definisce gli operatori. Ha una molteplicità di scopi. Uno di questi è di uniformare la definizione di agricoltura sociale sul territorio nazionale, in modo tale che in ogni regione si abbiano gli stessi parametri per definire una fattoria sociale. Ha lo scopo di poter dare maggiori possibilità di sviluppo alle fattorie, risolvendo una serie di problemi burocratici ed individuando dei settori in cui possa essere svolta questa attività. Inoltre questa legge dovrà essere un importante strumento per permettere alle fattorie sociali di utilizzare meglio le risorse che l'Unione Europea mette a disposizione di questo settore. L'articolo 1 individua l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzata allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, sociosanitari, educativi e di inserimento sociolavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. Quest'articolo inquadra definitivamente l'agricoltura sociale nell'ambito della multifunzionalità delle imprese agricole. Questo passaggio è importante perché sancisce definitivamente il fatto che agricoltura sia il sostantivo e sociale l'aggettivo. Individua l'agricoltura sociale come uno strumento per raggiungere le zone rurali o svantaggiate che spesso sono meno servite rispetto ai poli urbani e quindi l'agricoltura sociale diventa il modo di portare servizi moderni, efficienti, utili alle persone, alle comunità, ai soggetti fragili, vicino al luogo dove vivono. L'articolo 2. Ai fini della presente legge, per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile in forma singola associata o dalle cooperative sociali, nei limiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Attività dirette a realizzare. Il punto A prevede inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Il legislatore ha ritenuto che i lavoratori con disabilità e svantaggiati dovessero essere quelli non soltanto individuati dalla normativa nazionale, ma anche individuati dalla normativa comunitaria. La normativa comunitaria ha un ventaglio più ampio di quelli che sono considerati soggetti svantaggiati rispetto alla normativa nazionale. Sono previste prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana. Prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante. Qui si apre la strada al riconoscimento da parte delle istituzioni e da parte delle strutture sanitarie dell'attività svolta con animali e dell'attività svolta a contatto della natura come un'attività che abbia una valenza terapeutica. Nel tempo sarà possibile poter ricevere assistenza all'interno di una fattoria sociale nell'ambito dell'agricoltura sociale e non soltanto all'interno di strutture sanitarie come siamo abituati a conoscerle. La lettera D prevede progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione delle conoscenze del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica. Il secondo comma prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge siano definiti i requisiti minimi e le modalità per lo svolgimento delle attività relative al comma precedente.
Il comma 3 dell'articolo 2 prevede che le attività di cui alle lettere B, C e D del comma 1 esercitate dall'imprenditore agricolo costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, cioè saranno connesse di diritto ex legge. Quindi nello svolgimento delle attività di agricoltura sociale l'imprenditore agricolo non si troverà nella condizione di dover elaborare un collegamento tra il fatturato, le ore lavoro che vengono svolte nella parte agricola con quelle che vengono svolte nella parte sociale. Il comma 4 prevede che le attività sopra descritte siano esercitate altresì dalle cooperative sociali, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte sia prevalente. Quest'articolo definisce dei parametri di fatturato che le cooperative sociali debbono raggiungere per poter dire che svolgono attività di agricoltura sociale. Il comma 5 dice che le attività di cui al comma 1 possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali, con le imprese sociali, con le associazioni di promozione sociale, nonché con i soggetti della legge 328. Ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente. Questo vuol dire che i soggetti che possono svolgere agricoltura sociale in associazione con l'impresa agricola non acquisiscono il sistema fiscale agricolo, ma mantengono il proprio sistema fiscale. Il comma 6 prevede che le attività di agricoltura sociale, ove previsto dalla normativa vigente, siano svolte in collaborazione con i servizi sociosanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Inoltre è previsto che gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale. All'articolo 3 si parla del riconoscimento degli operatori. Quest'articolo fondamentalmente delega alle regioni il compito di produrre degli albi che poi permettano il riconoscimento degli operatori. Articolo 4. Gli operatori di agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori per prodotti dell'agricoltura sociale in coerenza con i regolamenti comunitari e con le disposizioni del Parlamento europeo. Quest'articolo prevede appunto la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di unirsi in una OP, quindi in un'organizzazione di produttori che unisca una serie di attori di questa attività, favorendone l'aggregazione e quindi anche la capacità, per quanto riguarda gli aspetti produttivi, di presentarsi sul mercato con una quantità di prodotti maggiore, ottimizzando i costi di commercializzazione, di produzione e di logistica per gli stessi. Articolo 5. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali già esistenti nel fondo mantengono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti. Tale articolo di fatto dà la possibilità all'imprenditore agricolo di destinare dei fabbricati rurali allo scopo dell'agricoltura sociale. Al secondo comma, l'articolo 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. L'articolo 6 definisce gli interventi di sostegno all'agricoltura sociale. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori di agricoltura sociale. I comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione di prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche. Nell'ambito delle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, sono previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Al comma 5 si prevede che con apposito decreto possano essere previste l'accesso ad ulteriori agevolazioni di intervento di sostegno per l'attività, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 6 prevede che nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale le regioni possono promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata e territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale.
A tale fine le regioni promuovono tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale. L'articolo 6 individua una serie di forme di agevolazione dell'agricoltura sociale. Quello che in questi anni abbiamo sempre cercato di sottolineare è il fatto che per il pubblico investire in agricoltura sociale non è una spesa, ma è un motivo di fortissimo risparmio. Una persona fragile che abbia bisogno di assistenza, che grazie a un percorso di agricoltura sociale riesca ad emanciparsi, a ritrovare se stessa, a diventare autonomo, ad inserirsi lavorativamente, passa dall'essere soggetto passivo per le casse dello Stato all'essere soggetto attivo. Articolo 7. Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale. Presso il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, al quale sono attribuiti i seguenti compiti: definizione di linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento ai criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione. Monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche. La lettera C prevede la raccolta e la valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e il loro inserimento nella rete dei servizi territoriali. La lettera D prevede la proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale. La proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzata al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali. Il secondo comma prevede che l'osservatorio cura il coordinamento delle sue attività con quella degli analoghi organismi istituiti presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'osservatorio è nominato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed è composto da 5 rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, designati rispettivamente dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministro della Salute e dal Ministro della Giustizia. Questi sono i ministeri che sono interessati al tema dell'agricoltura sociale. È un'attività trasversale che riguarda tante attività diverse tra di loro, per cui è importante che esista un tavolo dove tutti questi interlocutori istituzionali possano sedersi. A questo tavolo siederanno anche 5 rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, 2 rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, designati dalle organizzazioni medesime, 2 rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale designati dalle reti medesime, 2 rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, 2 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari nell'ambito agricolo, 2 rappresentanti delle organizzazioni della cooperazione designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentativo. Questo osservatorio avrà un ruolo molto importante per il fatto che siederà attorno allo stesso tavolo soggetti pubblici e privati, rappresentanti delle fattorie sociali e delle organizzazioni sindacali che potranno confrontarsi su questo tema e decidere quelle che saranno le linee di sviluppo per i prossimi anni nel nostro Paese.